Forse qualcuno di voi potrebbe pensare che io sia impazzito completamente a fare tutto il muro bianco. In realtà non è assolutamente così, è a tutto un senso logico. Ho provato a fare delle parti più piccole in modo sperimentale per vedere il risultato e la mia intenzione adesso è di fare tutte le pareti interne in questo modo, con questa texture, diciamo. Quindi muro intonacato in bianco con alcuni sassi in vista, poi successivamente messi in risalto. Perché ha senso? Allora, sto applicando una vernice bianca a base di calce, una vernice quindi moderna ma sempre naturale, quindi la vernice di calce è una vernice antica che si è sempre utilizzata per l'appunto usando la calce, quella che si usa anche per le malte, per gli intonaci. Dico che è una versione moderna perché è un prodotto che a differenza della calce pura miscelata con l'acqua, qui abbiamo anche altri elementi come leganti che in realtà ne migliorano le proprietà. Quindi il prodotto è naturale ma ha anche degli elementi che la rendono più aggrappante e anche forse più coprente, insomma un po' più resistente come vernice. I vantaggi sono innumerevoli: pulizia, perché a differenza del muro solo intonacato a malta che toccandolo si sgretola quasi, cioè qualche pezzettino di malta si sfarina, qui invece la vernice a calce fa perfettamente da aggrappante, tenendo quindi tutto fissato al muro. Crea un bel effetto anche di quasi sembra un po' un'intonacatura, una stuccatura opacizzata, molto bella, tipica di tutte quelle costruzioni come le casette greche, i trulli o le baite, perché io ho questa tecnica di verniciatura a calce, l'ho vista in moltissimi bivacchi, in molte baite più o meno simile, ognuno con la sua tecnica particolare, il suo gusto, però è assolutamente una cosa utilizzatissima e anche anti fungina, quindi non permette la formazione di muffe, disinfetta in parte la parete, quindi c'è un discorso di igiene e pulizia, quindi solo vantaggi. Muro che non sfarina, disinfezione, luminosità e poi successivamente a lavoro completo un effetto estetico molto impattante che rende l'ambiente davvero molto più sano e luminoso. I sassi che resteranno in vista verranno messi in risalto con dell'olio di lino cotto, come ho fatto in questi sassi che ho usato come base sperimentale per vedere il risultato ed effettivamente è molto soddisfacente. Il sasso resta lucido, sembra unto, sembra che l'olio sia fresco, ma in realtà crea una patina. Quindi se noi andiamo ad appoggiare il dito sul sasso, poi la patina si è già solidificata a distanza di 24 ore. Risultato che a me piace molto, quindi proseguo così.
dispiace se ultimamente non ho pubblicato molto materiale sul canale, ma come avrete potuto intuire, questo lavoro di verniciatura tra i sassi richiede molto tempo ed è molto noioso, quindi sarebbe stato inutile continuare a fare video in cui spennello tra un sasso e l'altro. Ormai sono a buon punto, mi manca solo un pezzettino, quindi direi che ci siamo. Oltretutto, nel frattempo ci sono state anche le vacanze di Natale, quindi qualche giorno da dedicare anche un pochino a un po' di riposo, mettiamola così. In realtà poi qui ho sempre lavorato, appunto, e comunque non mi va di fare video con una programmazione fissa. In fin dei conti non è il mio lavoro principale, è un lavoretto che faccio per più che altro raccogliere qualche spicciolo da poter poi investire qui in tutti i vari progetti che cerco di mettere in piedi per migliorare sempre più il possibile la mia baita. So che sicuramente i pareri riguardo a questa intonacatura a calce saranno contrastanti. Onestamente sono molto soddisfatto del risultato, molto bello, mi piace, dà molta più luminosità come previsto. Purtroppo stiamo già passando la metà di gennaio, quando sto registrando questo video, e non si è ancora visto un fiocco di neve qui a questa quota, ma devo dire che in generale su tutta la zona dell'Ossola di neve se n'è vista davvero poca. Adesso sta facendo questi 2 giorni di piogge abbastanza forti, quota neve sempre molto alta, sicuramente sopra i 1800 metri, e credo che, diciamo che le zone che normalmente sono più soggette a nevicate anche quando non nevica in tutto il resto dell'Ossola sicuramente saranno coperte da un abbondante strato di neve, ma giusto per questa perturbazione qui. Comunque la quota neve è incredibilmente alta e vabbè, insomma, sappiamo che il trend è questo e purtroppo dovremo abituarci, soprattutto a quote così basse, a vedere sempre meno neve, sempre meno nevicate purtroppo. Attendiamo, l'inverno non è finito, ci sono ancora un paio di mesetti per vedere un po' di neve. Non in tutto il Piemonte è andata così, nella zona del Cunese ne ha fatta decisamente tanta, ma qui zero.